Ragazzi, andiamo avanti, guardiamo un altro 2 euro commemorativo di cui me ne ero completamente dimenticato, perché la moneta è arrivata a novembre e io mi sono completamente dimenticato di farvi vedere questa moneta. Come tema abbiamo pace tra le nazioni e la moneta arriva dal Portogallo, fate attenzione. Come vi ho detto, è un tema abbastanza importante, abbiamo una moneta molto elaborata perché è una moneta che celebra, diciamo, la pace in Europa, e devo dire che è una moneta con un tema abbastanza significativo. Per quanto riguarda la moneta, nel centro troviamo questa sfera, in questa posizione qui, una sfera armillare, e attorno ad essa troviamo una stella a 16 punte formata dalla parola pace nelle 16 lingue ufficiali dei 20 paesi della zona euro. Praticamente sono tutte queste scritte che troviamo qui. Quello che è interessante, le parole iscritte nelle diverse, diciamo, nel campo centrale, che sono state scritte in questa posizione qui, indicano differenze di identità, instaurano un dialogo e trovano un punto di accordo con un significato comunemente condiviso, cioè la parola pace. Poi che cosa abbiamo altro? Abbiamo in questa posizione qui, molto piccola, vi consiglio di farvi aiutare da una lente di ingrandimento, Casa de Moeda, cioè la zecca portoghese, in questa posizione a sinistra, sempre nel campo centrale, qui sul bordo del nucleo centrale. Poi in alto, in questa posizione qui, abbiamo l'autore che è José Teixeira, in questa posizione. Poi abbiamo la scritta Portugal, cioè Portogallo, in alto, in questa posizione qui, si vede molto poco ma c'è, in questa posizione, e il conio 2023. Ovviamente la scritta Portogallo, dove Portogallo identifica le proprie monete. Questa è una moneta che arriva dagli rotolini, è una moneta in fior di conio, da una finitura abbastanza carina perché è una moneta destinata per la circolazione. Fate attenzione. Guardiamo un attimo insieme il rovescio, in questa posizione qui, dove guardiamo il valore facciale, il valore nominale 2 euro. Guardiamo insieme anche il bordo, se riusciamo, il bordo della moneta. Abbiamo 5 stemmi araldici e 7 castelli, si può dire, si vedono molto poco ma ci sono, si fa molta fatica a inquadrarli. Poi cosa c'è altro? Per quanto riguarda la moneta, abbiamo una moneta destinata alla circolazione, perciò la potremo trovare in circolazione questa moneta, perché abbiamo una tiratura di 500.000 pezzi, più che altro sono 515.000 pezzi totali, ma 500.000 sono andati negli rotolini per la circolazione. Per quanto riguarda invece 7.500 pezzi, li hanno emessi sempre in fior di conio, ma con una coin card speciale, con un folder FDC, e poi abbiamo un folder in fondo specchio dove troviamo gli altri 7.500 pezzi. Non so se qualcuno di voi ha già preso quella in fondo specchio, comunque sia è una moneta che devo dire che a me piace veramente tanto perché è molto elaborata, e poi Portogallo lavora tanto con queste, diciamo, con questi disegni che sono molto elaborati. Bene, ditemi anche voi se avete già preso questa moneta. Per quanto riguarda il prezzo in Italia, in questo momento qua vale intorno ai 3,50 euro, cioè questo è il prezzo della moneta, e comunque si riesce benissimo a trovare in tutti i negozi della numismatica, almeno che non lo trovate in circolazione. Comunque, come vi ho detto, ci sono 500.000 pezzi che sono destinati alla circolazione e la moneta è stata già emessa quasi 2 mesi fa. Bene, per oggi è tutto. Ditemi se avete già questa moneta, se l'avete già presa o se avete la versione in fondo specchio, scrivetemi nei commenti e ditemi cosa pensate di questa moneta. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e come sempre noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.